Un benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo il secondo disco di una band technical thrash metal greca che, tra luci e ombre, si rivela carino ma non riesce a esaltare. Sono decenni ormai che la scena greca si è scavata la sua bella nicchia, magari non di primo piano, ma importante, all'interno del metal internazionale. Forse nel tempo non avrà prodotto più di una manciata di band davvero famose, ma il sottobosco di nomi che vanno dallo status di culto all'underground puro del paese ellenico è notevole e copre ogni branca del genere. Un sottobosco a cui appartengono anche i Sipsis. Nati nel 2012 in Grecia centrale, hanno pubblicato solo 3 anni dopo l'esordio sulla lunga distanza, Playground of the Dead. Per il successore però è dovuto trascorrere oltre un decennio, funestato da cambi di formazione che hanno ridotto il gruppo a un duo e probabilmente da altri svariati problemi. Annihilated Existence ha potuto così vedere la luce solo lo scorso Halloween. Vista la genesi travagliata, ci si potrebbe aspettare o qualcosa di confusionario e di bassa qualità, oppure qualcosa di pensato nei dettagli oltre le difficoltà, anche visto il tanto tempo passato. Qual è il caso dei Sipsis? Dopo numerosi ascolti, la risposta è nessuno e un po' di entrambi, vista la natura grigia del disco. Ad animarlo è un thrash metal molto spostato sulla branca tecnica, ma senza mancare di potenza e impatto. Questi ultimi fattori sono purtroppo condizionati da una registrazione molto grezza, secca, che non consente ai tanti buoni riff tirati fuori da George Papastamoulos di incidere come potrebbero. Il limite più grande però è la voce del bassista Ignazios Stamatonikolos, anonima e con pochissimo carisma. Al massimo incide un po' quando prova ad andare verso il growl, ma per il resto il suo cantato ricorda una versione svociata di Bobby Blitz Ellsworth o di Dave Mustaine. D'accordo, nel thrash metal non è un fattore così importante, ma un cantante un minimo preparato e non improvvisato avrebbe potuto comunque dare un tocco migliore a Annihilated Existence. È un peccato, contando che per il resto i Sipsis non sono affatto male. Sotto il punto di vista tecnico, per esempio, sono musicisti molto preparati, abili e anche le loro capacità compositive si dimostrano almeno buone. Purtroppo in questo secondo album non sempre riescono a sfruttarle, colpa in parte dei già citati difetti e anche del fatto che a volte il duo si perde troppo dietro a svolazzi o sfoggi di bravura, perdendo il focus sulla musicalità. In più, a volte, Annihilated Existence tende a ripetersi, con idee molto simili tra le varie canzoni. Caso più eclatante è quello delle consecutive Hades e Under Siege, con un'impostazione ritmica quasi identica nei ritornelli. Tra l'altro nessuna delle due canzoni è scadente, anzi, la prima incide discretamente grazie al suo dinamismo, ma anche alle melodie riuscite del lungo finale. La seconda è anche più valida nella sua brevità, caratterizzata da ritmi serrati e da una pesantezza appropriata, con in più un momento centrale bello tecnico e una chiusura incalzante. Sono due dei pezzi più riconoscibili di un disco per il resto con molto macinare, piacevole, ma senza granché che rimanga in mente. Qualche passaggio più tecnico o qualche riff qua e là colpisce, ma gli unici 2 brani davvero organici e validi sono in testa e in coda. Poverty to Destructive Forms in apertura è subito tortuosa, piena di cambi di tempo e di registro, seppur di base sia veloce e convulsa, con una gran bella energia. Ma non manca di momenti più lenti, melodici, ma spesso ombrosi e acidi, che le danno un tocco di valore in più. In coda invece troviamo Sounds of War, strumentale di 7 minuti piena di controtempi e di tecnicismi, ma meno serrata e più aperta della media. Riesce così a impressionare sia per potenza sia per espressività e atmosfere cupe, sia per melodie e mostra al meglio cosa i Sipsis siano in grado di fare. Purtroppo, altrove il loro talento è limitato da tutte le peppe citate finora. Tirando le somme, Annihilated Existence è un lavoro discreto, piacevole per buona parte della sua durata e con momenti che per noi lo rendono meritevole almeno di un ascolto. Di certo però non è il miglior album nel suo genere e tanti suoi dettagli danno l'idea che non sia neppure il meglio che i greci siano in grado di produrre. Perciò, per concludere, ci auguriamo che i Sipsis possano trovare più stabilità, più risorse e di poterli risentire con qualcosa di più valido e all'altezza delle loro capacità la prossima volta. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Se ti è piaciuta la recensione puoi metterle like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Puoi trovare i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!